Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video vediamo come preparare in casa la Sculpture Past. È una pasta particolare che serve per fare la pittura in 3D, ossia in rilievo, e non si utilizzano i comuni pennelli, bensì si utilizzano delle spatole come queste. Ora andiamo a vedere quali sono i materiali che ci occorreranno. Ci occorrerà la colla vinilica, del gesso di Bologna, dello stucco riempitivo, della polpa di carta o cellulosa in fiocchi, del bicarbonato, del colore acrilico bianco. Poi per conservarla ci occorrerà un barattolo di plastica a chiusura ermetica. In ogni caso, anche se non ha questo doppio coperchio, possiamo utilizzare un foglio di cellophane per garantire una chiusura più ermetica. Questi materiali che vi ho elencato adesso li potete trovare nei colorifici che vendono articoli per belle arti, oppure meglio ancora nei magazzini che riforniscono le imprese edili, dove sicuramente li troverete ad un prezzo più conveniente. Naturalmente anche questa pasta si trova già pronta in commercio, ma siccome ha dei prezzi secondo me veramente improponibili, preferisco farla in casa. Allora, partiamo e tenete presente che in un primo momento faremo proprio quella che è la base di questa pasta, che andrà poi lasciata a riposo per 24 ore e in un secondo momento aggiungeremo la parte, diciamo, in polvere per completare l'impasto. Per quanto riguarda il dosaggio, dobbiamo tenere presente che questi tre elementi, quindi vinaville, colore acrilico bianco e polpa di carta, devono essere dosati nello stesso quantitativo, mentre invece il bicarbonato andrà aggiunto in piccola quantità. Ora, siccome ovviamente la polpa di carta ha un peso specifico molto inferiore rispetto al colore acrilico o al vinaville, cominceremo col pesare circa 125 grammi di colla vinilica, che corrisponderà quindi all'incirca a una mezza tazza. Lo stesso peso avrà il colore acrilico bianco, quindi 125 ml, che vedete che corrisponde anche come quantitativo nella tazza. Per quanto riguarda invece la polpa di carta, andiamo a occhio e mettiamo lo stesso quantitativo che abbiamo nelle altre due scodelle. Naturalmente questo, se andiamo a pesarlo, peserà molto meno dei 125 grammi, quindi qui dobbiamo andare a occhio. Per quanto riguarda invece il bicarbonato, ne dobbiamo mettere un quantitativo che corrisponde circa a un cucchiaio, su questo rapportato a questi quantitativi, quindi un cucchiaio corrisponde all'incirca a 15 grammi, che io per comodità ho messo in un bicchierino da caffè. Quindi procediamo, andiamo a mettere su un piatto prima di tutto la polpa di carta. Dobbiamo fare piano per evitare che sollevi molta polvere perché è estremamente volatile. Dopodiché aggiungiamo la colla vinilica e iniziamo a mischiare bene. Ecco, una volta che l'abbiamo mischiata molto bene, spatolandola un po' in tutte le direzioni, schiacciandola e mischiandola, andiamo ad aggiungere il colore acrilico bianco e continuiamo anche qui a mescolare bene. Ecco, quando abbiamo finito di mescolare bene anche il colore acrilico, andiamo ad aggiungere il bicarbonato di sodio.
Quando avremo terminato di mescolare bene anche il bicarbonato, dovremo aver ottenuto un impasto come questo. Vedete che è ancora piuttosto liquido ed è quello che dobbiamo conservare. Quindi lo mettiamo nel barattolo a chiusura ermetica e lo lasciamo riposare per 24 ore. Passate le 24 ore possiamo riprendere il nostro impasto. Vi ricordo che questo è l'impasto base, quindi quando andiamo a fare le decorazioni solo in quel momento aggiungiamo la parte in polvere, quindi lo stucco e il gesso di Bologna. Diversamente, per mantenerlo a lungo dobbiamo lasciarlo a questo stato, quindi senza l'aggiunta di polveri che porterebbero ad asciugare più in fretta. Questo impasto lo possiamo utilizzare così com'è, nel senso che gli abbiamo dato quella bella punta di bianco aggiungendo il colore acrilico bianco, oppure lo possiamo colorare, quindi utilizzando sia quelli liquidi che quelli in polvere. Diciamo che in questo caso sarebbe meglio evitare di utilizzare colori acrilici in quanto velocizzano l'essiccazione. Oppure possiamo invece colorare la decorazione una volta che è stata fatta e lasciata asciugare. Quindi vediamo che cosa ci occorre per iniziare. Oltre alla nostra pasta di base che abbiamo preparato, ci occorrerà della polvere, quindi stucco riempitivo, gesso di Bologna. Dopodiché, se vogliamo colorare, alcuni colori che possono essere a base alcolica oppure pigmenti in polvere o altri tipi di colori, anche ad olio eventualmente. Poi dobbiamo avere una base liscia, non porosa, come può essere una lastra di vetro, oppure anche una piastrella smaltata. Dobbiamo avere almeno uno di questi attrezzi qua, di queste palettine, e poi una base su cui porre un foglio di carta da forno se vogliamo lasciare asciugare la decorazione a parte e applicarla in un secondo tempo sull'elemento che dobbiamo decorare. Diversamente possiamo anche applicare direttamente la decorazione sull'oggetto. Quindi iniziamo mettendo un po' di questo impasto sulla piastrella o comunque insomma sulla base che vogliamo utilizzare. Io consiglio di non metterne molto perché tenderà ad asciugare abbastanza in fretta dopo che avremo unito anche le polveri. Quindi mettiamo un po' di questo impasto e poi ci teniamo a portata di mano la polvere di stucco e quella di gesso di Bologna. In questo modo iniziamo a unire un po' dell'una e un po' dell'altra a questo impasto e mischiamo. Qui dobbiamo andare a occhio, non posso darvi il quantitativo esatto da aggiungere. La cosa che conviene fare è unire un pochino per volta, quindi un mezzo cucchiaino dell'uno e dell'altro, un poco alla volta, mischiare e vedere a che punto arriva l'impasto. Aiutandoci con una spatolina, quindi andiamo a mischiare bene. Per semplificare le cose io a questo punto non aggiungerò colori, lo lascerò bianco. Avrete notato che dopo che abbiamo lasciato l'impasto per 24 ore è diventato molto spumoso e molto morbido. Quindi quando andiamo ad aggiungere le altre polveri comincerà a diventare un po' più denso e un po' più spesso.
Cerchiamo di fare questo miscuglio un po' velocemente, ma facendo attenzione a non sollevare polveri. Ecco, quando vediamo che comincia a prendere una certa consistenza, possiamo cominciare a fare delle prove per assicurarci che l'impasto vada bene. Quindi puliamo la spatolina e facciamo una prova per vedere come raccoglie. No, vedete che è ancora troppo molle. Dobbiamo aggiungere ancora. Se poi di contro per errore aggiungete un po' troppa polvere, potete ancora aggiustare il tiro aggiungendo di nuovo un goccino di acqua. Allora, un metodo è quello di fare proprio dei petali direttamente sulla spatolina. Quindi dobbiamo avere la spatolina bella pulita e andiamo a prendere un po' di pasta, un poco per volta, finché vedete che la pasta comincia a uscire sul lato. E se la guardate da dietro, notate che ha tutte delle venature proprio come se fosse un petalo. A questo punto lo appoggiamo sul nostro ripiano e poi asportiamo un pochino le parti esterne in maniera da ottenere un petalo. In questo modo possiamo fare più petali e ottenere quindi poi, mettendoli insieme, ottenere poi un fiore. Invece il modo più semplice è quello di mettere un po' di impasto sulla tavolozza e poi con la spatolina facciamo questo lavoro. In questo modo diamo già comunque la forma di un petalo. Poi prima che asciughi possiamo prendere un barattolo di acqua e un pennellino, andiamo a intingere il pennellino nell'acqua e in questo modo andiamo a lisciare le parti che sono rimaste un po' più ruvide e possiamo anche dare proprio una forma un po' più dettagliata come la vogliamo. Possiamo anche fare eventualmente dei segnetti che corrispondono alle venature del petalo. Ecco, questi lavori, sia questo che quello precedente, li possiamo fare direttamente sul pannello che vogliamo andare a decorare o altrimenti li possiamo mettere su un pannello sul quale avremo messo un pezzo di carta da forno. Li appoggeremo qui, li lasceremo essiccare qui e una volta essiccati li asporteremo e li metteremo sulla decorazione definitiva. Nel prossimo video vedremo una decorazione completa effettuata con questo tipo di pasta
facendo appunto dei petali di fiori che verranno applicati sulla decorazione definitiva. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like e condividetelo sui social con chi ha la vostra stessa passione. Usate i commenti per fare domande o per proporre nuovi argomenti per i prossimi video e se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Grazie per la visione e ciao!